più di 30 anni che a vario titolo lavoro in Formula 1. I 30 anni di pass al collo, gli anni di incontri, di emozioni, di passione, di storie, di avventure e anche di tanti oggetti. Tutti ricordano una storia. Insieme a voi, amici di F1 Dimenticata, apriamo il mio cassetto. Ecco Andrea, cosa è uscito dal mio cassetto. Mario, direi che come primo oggetto da cui partire non potevamo scegliere cosa migliore, ma ovviamente la prima domanda non può che essere perché proprio la Tyrrell P34? La P34 ovviamente è iconica, no? La 6 ruote, ma il discorso è che da ragazzino mi sono innamorato di questa vettura, mi sono innamorato della Tyrrell, perché era una squadra che veramente mi ha sempre attirato per il modo di affrontare la Formula 1 ed è, se vuoi, anche un po' il motivo per cui io ho iniziato a lavorare in Formula 1, perché nell'89 ho visto proprio la Tyrrell che si è presentata con una livrea molto triste, perché la macchina era totalmente vuota, con questa scritta Tyrrell enorme sulle pance, che mi ha fatto veramente pensare: ma com'è possibile che una squadra come la Tyrrell possa correre un campionato così, senza sponsor? Per cui mi è venuta, anche per l'affetto che avevo nei confronti di questa squadra, la voglia di trovare uno sponsor. E siccome avevo dei contatti in Giappone già con delle aziende, anche se non avevo ancora lavorato nel mondo delle sponsorizzazioni, sono riuscito ad attirare uno sponsor giapponese, Autobax, e a concludere un accordo con Tyrrell che mi aveva nominato agente per il Giappone, anche se io ero giovanissimo, ma Ken Tyrrell mi ha dato fiducia. Quanti anni avevi quando hai fatto questo primo accordo? Guarda, nell'89 avevo 26 anni. Sono queste cose che ti vengono proprio perché sei giovane e hai anche, se vuoi, un po' di follia. Mi ricordo che ho inviato un fax, perché non esistevano mail, telefonini, eccetera. Quindi io ho inviato un fax alla Tyrrell Organization dicendo: guardate, mi chiamo Mario Miyakawa, mi piacerebbe proporre uno sponsor giapponese, però ho bisogno da voi di una qualche lettera di incarico. Mando il fax e dico: vabbè, tanto non succederà niente, figurati. Io mi ricordo ancora che dopo, direi, 10 minuti, un quarto d'ora, ho sentito nel mio piccolo ufficio di allora il rumore del fax e vedo uscire il primo pezzo della pagina, si leggeva perfettamente il logo della Tyrrell. Ovviamente ho avuto una specie di colpo al cuore. Direi. Oltretutto Tyrrell nell'89 aveva una vettura, era stata una delle prime, se non ricordo male, a tornare all'aspirato, quindi aveva in qualche modo anticipato quella che poi era la direzione che avrebbe preso la Formula 1, e diciamo che per essere un team senza sponsor aveva comunque Postlethwaite, se non sbaglio, come guida tecnica, quindi insomma, comunque aveva ancora i mezzi per riuscire a creare vetture che effettivamente poi andavano forte, lo ha dimostrato poi negli anni seguenti con Alesi, per esempio. Sì, guarda, la forza della Tyrrell era proprio questa, che era una squadra eccezionale che riusciva con pochissimi mezzi comunque sempre a trovare una strada tecnica in qualche modo innovativa. La macchina sia nell'89 che nel 90 era di una bellezza strepitosa, molto semplice, molto pulita, ed era una macchina efficace, come tu hai detto. Si è poi dimostrato con Jean Alesi soprattutto quello che poteva fare questa vettura. Però la cosa bella è che Ken Tyrrell in questo primo fax mi ha scritto: guarda, quando vuoi ci vieni a trovare a Londra e ne parliamo. E quindi io sono partito per Londra, sono andato nella loro sede. Ken Tyrrell è stato di una gentilezza estrema e poi da lì ho cominciato a lavorare soprattutto con suo figlio Bob. Quindi dalla livrea total blu che c'era all'inizio dell'annata si passa poi a questa pancia arancione, oltre allo sponsor Camel sul roll bar,
cosa che tra l'altro favorisce l'addio di Alboreto e l'entrata di un giovane rampante che tu conosci abbastanza bene. Sì, quell'anno devo dire che proprio a causa di arrivi nuovi di sponsor c'è stato un grosso movimento in Tyrrell, no? Come dicevi tu, Alboreto ha dovuto lasciare perché c'era un conflitto tra il suo sponsor personale e la Camel. Entra Autobax, quindi arrivano dei soldi freschi per cui Tyrrell ricomincia lo sviluppo della vettura che si era un po' fermato e soprattutto arriva Jean Alesi che in quell'anno vince il campionato di Formula 3000 con la Jordan, Sì. E sbarca in Formula 1 nel modo che tutti ricordiamo al Gran Premio di Francia. Era un pilota, Jean, in quegli anni veramente straordinario, velocissimo, aggressivo. E io ho conosciuto Jean proprio a una cena che abbiamo organizzato in Giappone per questo nuovo sponsor, per cui siamo entrati subito in confidenza perché lui in quegli anni non parlava tanto inglese, non parlava il giapponese ovviamente, per cui ci siamo ritrovati a tavola a parlare italiano, avendo lui, no, i genitori siciliani. E quindi si è instaurato subito un certo rapporto anche di amicizia con lui, tant'è vero che poi nel 91 mi ha chiesto di diventare il suo manager personale e da lì è iniziata la nostra storia, il nostro cammino insieme in Formula 1. E tra l'altro l'anno dopo in Tyrrell arrivò a fianco di Alesi un pilota giapponese che era Nakajima. Anche lì poi c'erano dei contatti con Honda perché venne cambiato il motore. Tu hai avuto anche qui un ruolo oppure... Allora, in quegli anni onestamente no, perché non lavoravo con Honda, nel senso che in quegli anni ero veramente molto concentrato nel lavoro con Jean e con altri sponsor. Però l'arrivo di Nakajima ha fatto molto sorridere anche me, perché vedere un pilota giapponese che arrivava di fianco a Jean mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro Nakajima ancora oggi in Giappone è un eroe dell'automobilismo, lui continua prima c'è stato il figlio, no? suo figlio che ha corso e ha avuto grande successo anche nell'endurance, e poi con le sue squadre soprattutto di Formula Nippon, quindi Nakajima è un nome bellissimo e molto amato dai giapponesi, quindi è stata anche una bella convivenza prima dello spostamento clamoroso di Jean in Ferrari. Certo, sì, perché comunque a un certo punto Tyrrell era inevitabilmente in una parabola discendente, anche se poi è continuato per diversi anni fino al 98. Tu che sei stato all'interno del team, nonostante fosse un team comunque blasonato, perché Tyrrell è un nome importantissimo, soprattutto in quegli anni, tu dicevi che era un team con un'atmosfera comunque molto familiare. Che aria si respirava all'interno della squadra, all'interno di un team di Formula 1 degli anni 90, ecco? Beh, sai, è l'aria romantica di cui tanto si parla ancora oggi, dei garagisti inglesi, come li chiamava Enzo Ferrari, che riuscivano veramente con dei mezzi tutto sommato limitati. Ricordiamo anche che loro non avevano la necessità di lavorare sui motori, perché i motori arrivavano pronti da fuori, quindi il lavoro delle squadre era essenzialmente sul telaio e sull'aerodinamica. E il fatto, nel caso di Tyrrell, di aver sempre un po' lottato, no, con i problemi di budget, ha sviluppato però la loro capacità, come si diceva prima, di essere sempre molto avanti nella ricerca, a trovare degli affinamenti tecnici che potessero essere realizzabili, ma che poi in pista portassero dei grandi vantaggi. Ecco perché negli anni loro, a partire da molti anni prima, si erano inventati addirittura la 6 ruote, sempre per cercare di trovare dei vantaggi tecnici o tecnologici. Tanto è vero che in quegli anni loro debuttano con l'ala di Gabbiano, che era quest'ala che alzava il muso, quindi creava un flusso sotto il muso. E io mi ricordo perfettamente che in quegli anni questa dell'ala di Gabbiano è stato dal punto di vista tecnico una rivoluzione. Oggi un po', sai, ce la siamo dimenticata perché ogni anno assistiamo a novità notevoli, ma in quegli anni devo dire che era stato un colpo molto importante. E quindi la bellezza di vedere pochi uomini al lavoro guidati da una persona eccezionale, perché Ken Tyrrell era veramente una persona eccezionale. Tra l'altro, sai, qualcuno diceva che aveva questa immagine un po' burbero, ma assolutamente era una persona
veramente molto molto amabile, anche con una grande capacità, devo dire, con gli sponsor. Cioè lui magari non parlava ovviamente né giapponese né altre lingue, parlava Certo. essenzialmente inglese, tra l'altro un inglese molto difficile da capire. Molto british. Sì. Però aveva la capacità di relazionarsi con tutti e di far capire qual era la sua passione. Stiamo parlando proprio di uno dei lord, diciamo, del motorsport, e immagino che anche in quegli anni, nonostante tra mille difficoltà, fosse una figura molto rispettata all'interno del paddock. Lo era, assolutamente, tra l'altro sai anche fisicamente, no? Tu Era un omone. Lo vedevi arrivare da lontano, però ripeto, proprio per questo per me da ragazzino aver ricevuto una risposta positiva da lui, che mi invitava a venirlo a trovare e poi a lavorare insieme, e soprattutto mi ha fatto molto piacere poi negli anni, nei mesi a seguire, da parte di Bob Tyrrell, sentirmi dire: guarda, ti ringraziamo perché quest'anno, in questa stagione, hai dato veramente una grossa mano alla squadra. Quindi mi sono sentito veramente molto molto onorato da questo. Come si finalizzava l'accordo per una sponsorizzazione in quegli anni? Cioè come si partiva e poi come veniva deciso dove piazzare il marchio sulla macchina? Guarda, la cosa ridicola, se ci penso, e dovrei anche ritrovare un po' queste carte, è che all'epoca praticamente non esisteva, no, questa simulazione grafica col computer che si fa oggi in modo molto veloce e anche molto efficace. Per cui io mi ricordo che ci scambiavamo anche lì dei fax con, ovviamente c'era la maquette della vettura, e sopra però si andava praticamente a mano a disegnare gli spazi, no? Tutto sommato era anche facile perché non era così definito anche in termini di centimetri o di millimetri gli spazi, ma c'era la possibilità, un pochettino, la flessibilità di negoziare parecchio. Quindi parecchio divertente questo passaggio. E la cosa anche direi positiva di quegli anni è che portare Autobugs, che poi negli anni è diventato un super sponsor dell'automobilismo, poi ha proseguito soprattutto in Giappone, devo dire che sono riuscito a stimolare un'azienda così a entrare nell'automobilismo e poi a continuare per tanti anni. Ancora oggi sono grandi sponsor nell'automobilismo in Giappone. Partendo da un disegno, infatti, da uno schizzo a matita, sì, in poche parole. Sì. Direi, per concludere, un aneddoto di quelli che ti vengono in mente del periodo in Tyrrell. Se dovessi dire la cosa più divertente che è capitata in quegli anni, che cosa ti viene in mente? Ci sono due cose. La prima è che mi ricordo perfettamente Jean Alesi è stato portato in Tyrrell da Jordan, e mi ricordo che Jordan veramente in quegli anni nelle categorie minori era ovviamente una delle squadre più importanti, tant'è vero che poi quell'anno hanno vinto il campionato, e mi ricordo questi dialoghi tra Jordan e Tyrrell, perché Tyrrell cercava il pilota appunto per sostituire Alboreto, Jordan voleva piazzare Jean perché avrebbe avuto ovviamente un premio, e quindi mi ricordo il modo in cui Jordan continuava a insistere, ad attaccare e star sotto a Tyrrell perché prendesse Jean, e devo dire che ho ammirato tantissimo il suo modo di non mollare, tenace, forte. Anche lui, come Tyrrell, si assomigliavano molto perché anche lui aveva una squadra molto piccola basata a Silverstone, in spazi che oggi veramente farebbero ridere. Io mi ricordo la prima volta che sono entrato lì, ho detto: ma cos'è questa roba? Eppure riuscivano a vincere campionati, per cui due persone che si somigliavano. E infatti poi Jean tornerà alla corte di Eddie un po' di anni dopo, ma certamente direi che questa è una storia che possiamo tenerci per un prossimo, è un'altra storia, per un prossimo episodio, come si dice. Ce ne sarebbero di cose da raccontare, lo faremo in un prossimo episodio della nostra cassettiera, diciamo così. Grazie mille Mario, e a tutti voi l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi, ciao.